oggi affronteremo un tema strettamente archeologico, di un ritrovamento per l'esattezza. Benvenuti su ArcheoVibes, oggi parleremo di un gioiello fatto con ossa umane. Sì, avete capito bene, un ornamento in ossa umana è stato rinvenuto qualche anno fa nel sito archeologico di Palenque. Si tratta di un ornamento nasale appartenente alla cultura Maya. Il reperto è stato trovato in un deposito rituale all'interno di un edificio del tardo classico, tra il 600 e l'850 d.C., dalla National d'Antropologia e Historia. L'oggetto è unico per il suo genere perché è il primo in assoluto trovato nel sito. Il monile è stato trovato dagli archeologi in una buca di 26 cm di diametro e 30 cm di profondità. Insieme al reperto, la scura terra celava anche carbone, semi, lische di pesce, tartarughe, piccoli mammiferi e lame di ossidiana. Questa roccia vetrosa era frequentemente utilizzata nella cultura mesoamericana, impiegata nella creazione di materiali di lusso e di armi. L'ornamento nasale fu utilizzato da persone di rango molto elevato nella società dei Maya, molto probabilmente era legato ad un personaggio che aveva una funzione religiosa all'interno del gruppo. Il monile misura 6,4 cm di lunghezza per 5,2 di larghezza e uno spessore di 5 cm sulla parte inferiore. Lo spessore va a diminuire verso la parte più alta. È stato ricavato da una parte inferiore della tibia umana, in modo che la conformazione dell'osso potesse adattarsi alla forma del naso. Nella metà sinistra è inciso il profilo di un uomo che indossa un copricapo con la testa di un uccello, braccialetti tubolari e altri ornamenti. Sulla parte destra continua l'incisione della cresta del copricapo, mentre regge un oggetto lungo e sottile. La figura porta un fascio cultuale funerario, decorato con linee verticali e un laccio a forma di quadrupla. In basso è rappresentato un teschio umano senza mandibola, da cui emergono estremità nodose e ossa lunghe. Il cranio è posto su quello che sembra essere un fagotto di stoffa, contrassegnato da bande incrociate. I fagotti funerari erano una pratica comune tra gli antichi Maya e sono presenti nella loro iconografia. Per i sacerdoti e l'elite sociale dei Maya, il naso è una parte del corpo con un grande significato religioso. Appare in numerose rappresentazioni scultoree, come il sarcofago del Tempio delle Iscrizioni, la tavola ovale della Kaseh e il trono del Tempio XXI. Molto probabilmente veniva indossato dai governanti e dai sacerdoti di questa antica città durante le cerimonie in cui incarnavano Kavil, il dio Maya del mais e della fertilità. Uno dei tratti caratteristici della divinità è la forma estremamente allungata della sua testa e il suo profilo appuntito, che sembra emulare una pannocchia di mais, che diventa lunga e stretta man mano che cresce. Infatti, i palencani cercarono di riprodurre la testa di questa divinità attraverso una deformazione cranica intenzionale. Gli studi dedicati all'oggetto continuano ancora oggi, anche perché non è stato ancora identificato con sicurezza il suo significato. L'oggetto è una testimonianza della grande abilità artistica dei Maya nell'utilizzare tecniche di estrema precisione, come l'incisione di piccoli e fragili oggetti. Grazie per avermi seguito sin qui, al prossimo viaggio nel passato.